Fare YouTube ti insegna che la perfezione è decisamente un traguardo da perseguire, ma assolutamente impossibile da raggiungere. Infatti, a mio parere, bisognerebbe imparare, e questo ci insegna YouTube, ad accontentarsi di quello che si ha, in particolare in questo caso dei brufoli. Salutate Eugenio, che sarà sulla mia faccia per tutto il corso di questa puntata e anche il puntale dell'albero che è sempre storto, non so per quale motivo. Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna, oggi facciamo come spesso di sabato un video parlato, me li richiedete spesso quindi so che effettivamente vi piacciono tanto, anzi spero che con l'aggiunta dei sottotitoli siano anche insomma più piacevoli insomma per le persone che non parlano l'italiano, che non parlano magari bene l'italiano, quindi spero che questo sia stato un bel upgrade diciamo per il mio canale. Oggi andiamo a fare un trucco, voi vi sareste aspettati, lo so, la review della palette che ho utilizzato mercoledì, invece oggi voglio utilizzare una palette che non utilizzo da un mese forse, o da 1 o 2 mesi insomma, però una delle ultime che ho acquistato, che è la Hera Palette di Dito Cosmetics, e voglio provare a riutilizzarla per fare un trucco rosso e la voglio utilizzare insieme alla palette che avete visto ultimamente sul mio canale di Lovelace Cosmetics, questa qui ispirata ai vampiri di Intervista col vampiro, poi ve la faccio vedere più nel dettaglio, e voglio andare ad unire i rossi di queste due palette, quindi vedere insomma che cosa si può creare con rossi diversi di palette differenti. Io direi andiamo a cominciare, ma prima voglio ricordarvi di lasciarmi un like qua sotto se il video vi piacerà e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa che può essere quindi di make up oppure di altre cose, do it yourself o creazioni varie, idee, chi lo sa, non lo so neanch'io che cosa pubblicherò di mercoledì, e il sabato invece regolarmente un video di make up. Detto ciò, io andrei a cominciare e comincerei però parlandovi un attimo della base viso che ho utilizzato, perché oggi ho utilizzato un fondo e un correttore nuovi e volevo un po' parlarvene. Sono riuscita ad uscire finalmente da questo antro e sono andata da NYX ed ho comprato sia il correttore che il fondotinta di questa serie Born to Glow. Ve li mostro. Sono questi qui e sono nei colori Fair il fondotinta e Fair pure il correttore, quindi sono nella stessa diciamo tonalità, ossia il correttore è il corrispettivo diciamo di questo fondotinta e questo fondotinta diciamo c'era scritto che doveva essere da media a alta coprenza, quindi stratificabile e diciamo come da nome dovrebbe essere un fondo un po' più nutriente per le pelli che non sono proprio più super giovanissime, quindi parliamo anche delle pelli della mia età. Io ho una pelle strana, nel senso che in alcuni punti si vede che sta cambiando, diciamo, e in altri punti continua ad essere la pelle che era quando ero adolescente, quindi molto grassa. Però per esempio per il contorno occhi ho pensato che poteva essere molto meglio prendere un prodotto che fosse un po' più adatto ai cambiamenti, diciamo, che stanno avvenendo nella mia pelle. Per questa ragione il correttore mi è piaciuto veramente tanto perché effettivamente è molto nutriente, cioè si sente che non è, anzi non si sente, nel senso che non è uno di quei correttori che per coprire bene creano uno strato che però è fastidioso, si secca, invece è molto nutriente
ed è ottimo quindi per delle pelli magari un po' più mature o comunque un contorno occhi che si sta un po' assottigliando, mentre il fondotinta non mi è piaciuto tantissimo, non tanto per la texture diciamo, ma più che altro perché non è veramente, non può arrivare a livelli massimi di coprenza, e quindi un pochino, io che ancora ho i segni magari dell'acne di quando ero più piccolina e non solo, come potete vedere perché ce l'ho ancora, esce un po' il rossore attraverso, quindi non è veramente tanto stratificabile. Secondo me la coprenza è media, diciamo. Però non è un brutto fondotinta, diciamo. Preferisco quello che utilizzo di solito di NARS, che però non sto più usando perché il colore è leggermente troppo scuro per me, mentre questo è leggermente troppo chiaro, ma come tutti voi sapete io preferisco il fondotinta leggermente più chiaro che leggermente più scuro. Detto ciò, quindi il correttore ve lo consiglio, mi piace veramente tanto. Ok, comincerei con la palette dei vampiri. Per chi non avesse visto il video i due video precedenti, quindi il video dei trucchi e il video review, si chiama, scusate, chiedo scusa agli inglesi, Drink From Me and Live Forever, ed è una palette della Lovelace Cosmetics, che è un brand indipendente ed è forse la palette più bella che io abbia mai provato. Il contenuto è questo qui, ve lo mostro, sempre per chi non l'avesse vista, e io direi che andiamo a prendere, diciamo, il colore di transizione lo andiamo a prendere da questa palette. Quindi vado a prendere questo pennello che, se avete guardato il video, diciamo, di me che scarto i regali di Natale, avete visto, è un pennello da sfumatura, e vado a prendere God Kills, che è questo bellissimo colore di transizione. Sbatto sempre bene il pennello. Questo pennello ha le setole molto lunghe, quindi è un po' più complicato da controllare, diciamo, anche perché diciamo la testa del manico è molto pesante, quindi è anche un po' difficile da tenere, però è talmente bello, e poi la sfumatura effettivamente con un po' di lavoro in più viene bene. Con il pennellino che utilizzo sempre, che è questo qui un po' unicorno dorato e ovviamente da sfumatura, vado invece a prendere l'altra palette che non vediamo da un po' di tempo e scelgo uno dei rossi. Come tipo di rosso mi piace di più per questo look questo qui in alto, perché è un rosso leggermente più freddo e probabilmente sta bene con il rosso che è nell'altra palette. Quindi vado a prendere questo colore che si chiama Delta, ed è effettivamente un bel rosso visibile, molto visibile, quindi piano piano ora lo vado a costruire. E come avevo già predetto pochi secondi fa, questo rosso andrà sicuramente a coprire il mio colore di transizione, però devo dire che aver messo sotto il colore di transizione gli sta dando, diciamo, una sfumatura, un sottotono che non mi dispiace per niente, quindi potrebbe uscire fuori una cosa molto interessante da questa sovrapposizione. Con un pennellino più piccolino ma sempre da sfumatura, che è quello che uso praticamente tutti i video, sto usando i miei pennelli preferiti. Io uso sempre questi 2 o 3, anzi 4 pennelli fissi preferiti. Allora vado a prendere invece dalla palette dei vampiri questo meraviglioso rosso che si chiama Immortal Kiss. È veramente un rosso sangue, è stupendo, forse uno dei miei rossi preferiti in assoluto, sia per la tonalità che per la pigmentazione, veramente bello, più bello dei rossi che stanno là dentro, secondo me, nell'altra. E vado a scurire la mia piega.
come avete passato il Natale? Praticamente si poteva fare poco e niente, ma di quel poco e niente che cosa avete fatto? Io sono stata a casa a rilassarmi. Devo dire che in qualche modo, se vogliamo proprio vedere il bello di questa situazione, un po' rimanere anche, diciamo, a rilassarsi, a riflettere, insomma, è stato utile, ecco. Almeno ogni tanto per me è utile rimanere nel mio antro oscuro qua dentro e magari ecco, prendermi i miei momenti di solitudine, perché comunque tendenzialmente, a parte in questo periodo un po' particolare, ma raramente siamo soli, quindi io direi, visto che siamo obbligati, cerchiamo di prenderci dei momenti appunto di cogliere questi momenti di solitudine perché si spera che non ricapitino più o che ricapitino molto, molto raramente, insomma, quindi fatene tesoro in qualche maniera. In questo periodo sto facendo un sacco di crafting, ossia di lavoretti, insomma, non so se avete visto i miei altri video, ma mi interesso anche appunto del cosiddetto crafting e journaling, ossia ho dei diari, ecco, che decoro in vari modi, ma anche semplicemente il planner con cui decido appunto di cosa parleranno i video di YouTube, ad esempio. La Loai è quel tipo di trucco, diciamo, che ha la parte luminosa al centro e zone più scure ai lati, quindi vado a mettere questo rosso scuro anche nella zona più interna dell'occhio e lascio questa finestrella solo centrale in cui andrò a scegliere un colore, diciamo, brillante e più chiaro che vada a uscire dal trucco. Comunque questo brufolo sembra un piercing, il che mi fa convincere sempre di più che effettivamente il piercing lì potrebbe piacermi. Però mi ero decisa a smettere di fare qualsiasi tipo di piercing perché li ho fatti praticamente tutti e poi mi sono stufata e li ho tolti tutti, cioè ho fatto qualsiasi piercing possibile e immaginabile. E quindi non lo so, mi ero decisa a smettere definitivamente, a dedicarmi solamente ai tatuaggi che non si possono togliere e quindi insomma ci vado molto più d'accordo. Anzi, avevo in programma di fare un altro tatuaggio, però magari in questo ne parliamo in un altro video. Anzi, voi avete dei tatuaggi? Che tatuaggi avete? Vi piacciono i tatuaggi soprattutto, prima di tutto? E se sì, dove li avete? Che cosa avete? Li fate solamente così per estetica oppure li fate perché magari hanno un significato, perché devono rappresentare qualche cosa? Non lo so. Con un pennello piatto che ho anche orribilmente sporco, ma va bene, faremo finta di niente. Visto che dicevamo che non possiamo raggiungere la perfezione, anche il pennello sarà sporco, va bene così. Vado a scegliere intanto però uno di questi rossi più un po' più metallizzati. Sì, questo un po' più metallizzato, diciamo. Questo rosso qui dalla palette era e vado a ripassare quella parte insomma di rosso che ho messo sulla palpebra fissa perché comunque voglio renderla un po' più luminosa, meno opaca rispetto alla parte di rosso della palpebra mobile e aggiunge un bel tocco questa cosa. Anche perché la tonalità del rosso è la stessa, diciamo quasi del rosso dell'altra palette. Ovviamente nella zona centrale dell'occhio ci va un colore che faccia contrasto, diciamo, con questo rosso. Ed io ho due opportunità, un oro all'interno della palette dei vampiri e un oro verde
all'interno della palette, diciamo, Dito Cosmetics, e io direi che per fare una cosa diversa, visto che quella l'abbiamo già usata l'altra volta, andrei a prendere l'oro verde della palette di Hera, quindi Dito Cosmetics. E provo ad applicarlo con le dita, perché probabilmente con il dito sì, è un po' più visibile. E poi lo vado a sfumare nel rosso verso i lati. Diciamo, utilizzare il primer permette che non succeda questa cosa qui, ossia che i glitterini che costituiscono questo ombretto se ne vadano poi durante l'arco della giornata in giro per tutto il trucco. Però se questa cosa non vi dà fastidio, diciamo che poi anche la zona che dovrebbe essere matte diventi un po' brillantinata, potete tranquillamente saltare la parte appunto della base, insomma, per l'ombretto, quindi del glitter primer. Diciamo che con la mia forma dell'occhio, come già avrete capito, o porto la parte, diciamo, della low eye più alta, come faccio con la normale cut crease, oppure ovviamente quando apro gli occhi questo tipo di lavoro, insomma, un po' sparisce. Quindi questo dipende da voi. A me effettivamente non dispiace fatto in questa maniera, ossia che si vede quando magari guardo in un'altra direzione e poi quando apro gli occhi che un po' non si vede, però avrei potuto anche sbordare oltre la piega. Detto questo, vado a mettere il rosso anche nella zona della rima inferiore dell'occhio, e lo farò all'interno dell'occhio, e cercherò di ricostruire, magari con un glitter primer, la stessa situazione che ho creato qua sopra. Quindi vado con il mio rosso più scuro direttamente e mi fermo prima della metà dell'occhio, lo ricongiungo ovviamente con il lato. Vado a mettere il rosso nella zona interna. Lascio comunque un piccolo spazietto per il punto luce che metterò lo stesso. E riprendo di nuovo il verde di prima. Per fare una cosa in armonia con questi colori che ho scelto, andrei a prendere dalla palette dei vampiri questo color, diciamo, un po' champagnino freddo, Paris, appunto, al centro dei due occhi. Penso che lo andrò anche a, diciamo, ricalcare con l'illuminante che ho utilizzato. Oggi voglio utilizzare un rossetto diverso dal solito nero o grigio, e voglio utilizzare questo rossetto di Astra che stranamente si chiama Vampy, che è un rosso ovviamente molto freddo, che secondo me sta benissimo con questa scelta, diciamo, di colori, e lo vado a mettere. Per chi non lo sapesse, Astra, quindi la marca di questo rossettino, è una marca italiana ed è una marca low cost. Quando i nostri brand, diciamo, sono di qualità, mi piace tanto supportarli e parlarvene, perché in questo caso per un brand low cost la qualità è veramente veramente alta. Questo rossetto è piacevolissimo, diciamo, sulle labbra, quindi quando si secca non dà quella sensazione fastidiosa di
di una patina che tira la pelle o qualcosa del genere, quindi diciamo la sensazione sulle labbra è piacevole, è morbida, è vellutata. È una tinta labbra, quindi, perché si secca, e si chiama Hypnotize, Astra Hypnotize Liquid Lipstick, no transfer, ed effettivamente non trasferisce il colore. Il profumo è buonissimo, il colore è meraviglioso, mi piace tantissimo, è uno dei miei punti di rosso preferiti. E costa pochissimo. L'unica cosa che non mi piace è l'applicatore, che è molto grande, ve lo faccio vedere, e quindi non vi permette di essere proprio iper precisi, però effettivamente se uno lo applica magari con un applicatore diverso, vedete? È molto cicciotto. Se uno lo applica con un altro applicatore, con un pennello, insomma il risultato è perfetto. Detto ciò, vado ad applicare mascara, ciglia finte, una matita probabilmente rossa all'interno dell'occhio e torno da voi per, diciamo, parlare un po' delle palette e dei prodotti che ho utilizzato. Perfetto, dopo una vita e mezza eccoci qua, avevo attaccato le ciglia dopo aver messo il mascara e poi a un certo punto mi sono resa conto che c'era qualcosa di veramente strano, perché avevo due ciuffi di peli lunghissimi al centro dell'occhio, dicevo ma che cos'è? E mi sono resa conto che l'avevo messi al contrario, quindi avevo messo la destra al posto della sinistra e la codina finale, diciamo quella che dovrebbe essere la codina finale, che è leggermente più lunga, ce l'avevo al centro dell'occhio ed era una cosa stranissima, super oscena, quindi insomma ho dovuto rimetterle da capo. Ho utilizzato un mascara nuovo, nel senso per me, cioè che non utilizzavo da un sacco di tempo, che ho ricomprato nuovo, quindi, ma non è ovviamente un mascara nuovo, è un mascara conosciutissimo ed è di una marca low cost, Essence, anche questa quindi costa pochissimo, ed è questo qui, che tra l'altro ha un packaging tanto tanto carino, perché come potete vedere ha una specie di corsettatura sulla confezione, sul tappo della confezione. È molto molto carino. Questa decorazione è fatta in gomma colorata, quindi anche soffice al tatto, e si chiama Lash Princess. Questa serie è veramente famosa tra le youtuber e gli youtuber che fanno make up, perché costa poco e i risultati sono buoni. Questo dovrebbe essere Sculpted Volume Mascara, ma onestamente io ci ho visto più lunghezza che volume. Io ho le ciglia molto molto lunghe, effettivamente le definisce, sembrano lunghissime, ma non è tanto volumizzante quanto era quello che ho sempre usato di Astra, però mi piace molto. Lo scovolino è ricurvo, quindi aiuta anche molto a tirare sulle ciglia, soprattutto chi ha le ciglia spioventi, per esempio io, nel mio caso ce l'ho tutte, insomma, tutti i tra virgolette difetti, ovviamente prendete con le pinze la parola difetto, però diciamo tutte le cose che complicano un pochino fare un bel make up io ce le ho, quindi è un ottimo esercizio. Ecco, vediamo il lato positivo: avere dei difetti sempre da prendere con le pinze, perché non mi lamento, però avere questo tipo di difetto da un punto di vista del make up ti aiuta anche a sviluppare delle capacità, ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi lascio alle immagini del look da vicino, quindi potete bene vedere com'è venuto. Rispondetemi qua sotto alle varie domande, anzi all'interrogatorio che vi ho fatto nel corso del video. Oggi ho voluto sapere magari qualche cosina in più su di voi, più che dire qualcosa su di me. Anzi, se vi interessa magari in un video parliamo di tatuaggi, insomma, se l'argomento vi interessa vi faccio vedere i miei e vi dico perché li ho fatti. Fatemi sapere sempre se vi può interessare. Detto ciò, spero di vedervi la prossima volta, vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi se ne avete voglia e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!